Uno dei casi più emblematici e attendibili della storia dell'ufologia è quello del rapimento dei coniugi Hill da parte di presunte entità aliene. Un caso la cui affidabilità si basa sulle testimonianze della coppia ricavate anche a seguito di ripetute sedute di ipnosi regressiva. Secondo il racconto, i due testimoni, il 19 settembre 1961, stavano viaggiando a bordo della loro auto in direzione della loro casa a New Hampshire. Erano di ritorno da una vacanza alle cascate del Niagara e Montreal. Verso le 22:30 Barney fu attratto da una fonte di luce che si spostava in modo irregolare nel cielo scuro. Insospettiti ma per nulla intimoriti, i due continuarono la loro corsa tenendo d'occhio la strana luce. Passati alcuni minuti, l'oggetto sembrò diventare sempre più grande e Betty consigliò a Barney di fermare l'auto per osservare meglio e cercare di capire di cosa si trattasse. L'uomo svoltò entrando in un'area picnic situata a sud di Twin Mountain. Il giorno dopo i due, un po' storditi, si guardarono in faccia e con espressioni stranite si resero conto che c'era un buco di alcune ore di cui non ricordavano assolutamente nulla. Iniziarono i mal di testa, le nausee e gli incubi notturni. Betty fu la più soggetta a disturbi del sonno, con terrificanti incubi in cui si vedeva sottoposta a esami clinici dolorosi all'interno di una stanza con personale medico dalla fisionomia non ben definita. Per coprire il buco del missing time, del tempo perduto, i due furono costretti a ricorrere ad un esperto di ipnosi regressiva, il dottor Benjamin Simon. Dalle varie sessioni di ipnosi emessero fatti incredibili che destabilizzarono completamente i due coniugi. La luce che li aveva seguiti la notte del 19 settembre si era avvicinata alla loro auto mentre erano fermi nell'area picnic, fino a rivelare la sua vera forma a disco. L'oggetto aveva una serie di finestre illuminate, oltre le quali Barney, attraverso un piccolo binocolo, poté osservare quelle che pensò fossero persone. Uno di questi, in particolare, sembrò guardarlo con insistenza. In preda ad una paura improvvisa, Barney corse verso l'automobile e partì velocemente. Percorsi alcuni chilometri in una strada secondaria, l'uomo fu costretto a fermare l'auto per non investire degli uomini che con ampi gesti delle braccia lo invitavano a fermarsi. Gli individui si accostarono all'auto rivelando i loro tratti somatici. Barney e Betty furono concordi nel descrivere gli esseri come alti circa 1,20 m, con una grande testa glabra, enormi occhi neri e pelle di colore grigio, due piccoli fori al posto del naso e una piccola fessura al posto della bocca. Contro il loro volere la coppia fu prelevata di forza e portata all'interno del disco che era atterrato poco distante. Scortati in due ambienti diversi, i due furono sottoposti ad una serie di test fisici dove furono anche asportati ciocche di capelli e piccole sezioni di tessuto cutaneo. A Betty fu eseguita una visita ginecologica e a Barney fu prelevato dello sperma. L'uomo riferì di essere riuscito a comunicare con una delle creature e a scambiarsi informazioni sulla biologia umana e le condizioni di vita sul pianeta Terra. Verso l'inizio dell'estate del 1964 si conclusero le sedute ipnotiche. In una delle sedute Betty riferì che una delle creature, identificata dalla coppia come il capo, gli mostrò una mappa stellare che la donna non seppe identificare. Soltanto qualche tempo dopo l'ufologa Marion Fish riuscì a identificare le stelle descritte da Betty come facenti parte del sistema stellare di Zeta Reticuli, che si trova nella costellazione australe del Reticolo ed è composto da due stelle simili al nostro Sole. Il caso dei coniugi Hill rimane ancora aperto soprattutto per l'attendibilità dei testimoni, ritenuti da tutti conoscenti, rispettabili ed equilibrati. La quantità di informazioni ricavate dalle sedute ipnotiche, la mappa stellare di Zeta Reticuli e l'attendibilità della coppia danno credibilità a questa vicenda ancora oggi studiata dai ricercatori di ufologia in tutto il mondo.